Eccoci qua, pronti prontissimi, diario di viaggio giorno 1. Siamo in partenza dall'aeroporto di Barcellona, destinazione Miami. Destinazione Miami, viaggio di quanto dura? 10 ore di volo circa, Miami cambiamo, direzione Lima. E dopo 24 ore di voli internazionali siamo finalmente atterrati a Lima. Adesso siamo in giro per la città, è prestissimo, sono le 8 di mattina. Il problema è che vorremmo andare in hotel a dormire un po', però il check-in ce lo fa fare a mezzogiorno e quindi fino a mezzogiorno che facciamo? Andiamo in giro a scoprire la città, ovviamente. Adesso siamo al parco Kennedy, nel quartiere di Miraflores, e qua ci sono le casette dei gattini, così dicono. Senti che odore di piscio di gatto. Sì, ci sono proprio gatti ovunque in questo parco. Ah, sono le casette dove dormono. È proprio pieno di gatti. Incredibile. Nel mentre, signorina, ci potrebbe raccontare la storia di Miraflores? Non la so. Non la sai? No. Possiamo dire che Miraflores è uno dei quartieri principali di Lima, uno dei più sicuri e ovviamente anche il più turistico, pieno di hotel, di ristoranti, addirittura Starbucks. Beh, è un quartiere benestante, diciamo. Sì, è uno dei più sicuri, infatti la maggior parte dei turisti viene ad alloggiare qui, come noi. E nel mezzo del quartiere di Miraflores si trova questa chiesa. Qua, come possiamo vedere, Papa León XIV bendice al Perù. Diciamo che più che Papa Leone è una versione tra Papa Leone e Carlo Conti. Dai gatti che pregano davanti alla chiesa. Qua c'è una messa. Eccoci in un mercato tipico di Lima. Come si chiama questo mercato, Clara? Surquillo. Surquillo. Vediamo cosa vendono, 1000 tipi di patate, cipolle. Pollo. Guarda qua quanta buona frutta, mamma mia. Allora, eccoci qua al primo ristorantino sulla strada locale a provare il cibo tipico di qua. Cosa hai preso, Clara? Allora, intanto sono orribile. Comunque abbiamo preso un panino da dividere, un sanguccio con chicharrón, e io la ciccia morada, che è questa bevanda che si fa proprio con questa sorta di una pannocchia viola, da cui esce questo succo che sembra vino a vederlo, invece è un succo. Sì, io invece ho preso un succo di papaya e il costo di tutta questa cosa qui è 36,50 sole. Quindi circa 8-9 euro? 8-9 euro. Non so, vedremo tu l'esperto del cambio. Allora, è arrivato quello che abbiamo ordinato. Questo è il succo di papaya, in realtà è molto più arancione di quello che sembra dal video. Questo è il chicharrón e questo è quello che ha ordinato Clara, ovvero? Ciccia morada. Com'è? Assaggiare. Strano, sembra È dolcissimo. un succo d'uva. Sì, sembra un succo d'uva, è dolcissimo. Succo d'uva. Invece papaya è molto strano. Ecco perché mi hai chiesto di aggiungere zucchero, non sa da molto. E il chicharrón è effettivamente uguale alla nostra porchessa, identico, no? Buono, mi piace, approved. Buonissimo. Camminando per strada vi renderete conto che a un certo punto qualche macchina, anzi ben più di una, vi suona richiamando la vostra attenzione in maniera anche abbastanza spinta, forte. Ci ho messo un po' a realizzare che questo perché sono dei tassisti, anzi sono dei tassisti abusivi, direi,
che vi segnalano il fatto che hanno posti liberi in macchina e in più con un gesto della mano vi segnalano addirittura quanti posti hanno in macchina liberi. Incredibile. E da sentire il numero di clacson e di suoni che provengono dalle auto, direi che qua sono tutti tassisti abusivi. Adesso andiamo a mangiare in un ristorante che è diventato famoso grazie a una serie Netflix sullo street food nell'America Latina, che si chiama Al Toque Pez. Allora Clara, descrivici cosa hai ordinato, che piatto è questo? Scrivilo tu. Cos'è? Dimmi, non so cosa sia veramente. Non so, è questo con... Ciao, gracias. Arigato gozaimasu. Me haces un saludo a Italia. Un saludo para toda la gente linda de Italia, acá de Tomás Mazzucchi, al Toque Pez di Papero. Grazie, ciao. Ah, vediamo se c'è la tipa dei picarones. Comunque Clara, devi smettere di farti troppe. Adesso andiamo verso l'Inca Market, che è il mercato dove vendono cose tipiche peruane, molto molto turistico, però fa freddo, cazzo, fa freddissimo. E quindi mi serve un berretto che mi tenga caldo, anche perché ho appena finito di vedere dei video su TikTok in cui facevano vedere che a Cusco, dove andremo fra una settimana più o meno, nevica. E io devo dire che sono completamente inattrezzato per queste temperature. Quindi devo comprarmi un ciollo, che è un berretto tipico peruano, fatto con lana d'alpaca. La maglietta della Inca Kola. Posto super tipico turista. Hola, buenas. Sì, penso che sia uno dei posti più turistici che abbia mai visto nella mia vita. No. Sì, sì. È un mercato solo per turisti. Cioè, Ma no, sì, proprio souvenir, effettivamente cose da sì. turista. Hola. Sì, però non ce ne sono altri. Eccoci di nuovo qui. Ebbene sì, abbiamo comprato 2 berretti Baby Alpaca, dicono. Il mio aveva anche il cartellino Baby Alpaca, ma del resto posso fare una cosa, metterci un cartellino, chi lo sa poi che è vero quello che scrivo. Ok, ora siamo in un altro posto che apparentemente è uscito nella stessa serie di Netflix sullo street food in America Latina, come potete vedere qua. Hanno anche messo Capital Letters. E qua cosa vendono, Chiara? Cosa vendono, Chiara, qua? Picarones, no? Sì. Che sono delle frittelle. Delle frittelle. Io quella al cioccolato, per favore. Non c'è il cioccolato. E alla crema? Allora non voglio niente. Quindi questi picarones vengono con una salsa di... Allora, miele, proviamo. Pero un poco de miedo a algunas cosas porque sabes que hay que tratar de hacer bien las cosas, no para encaminar. Buono? La salsa è di... Son señales. non saprei dire. Questa mattina sveglia presto, verso le 4:30, abbiamo preso un bus del Cruz del Sur da Lima con destinazione Paracas, che è dove siamo in questo preciso istante. Cosa c'è da fare a Paracas? A Paracas di base è tutta l'economia locale, da quanto vedo, si basa sulla visita delle isole Ballestras, che a quanto pare sembrano essere un paradiso naturale in cui si possono trovare un sacco di animali, tipo i pinguini, tipo i leoni marini, eccetera eccetera. Vedremo. Gita in barca che dura all'incirca 2 ore per un costo di 16 euro a testa. Allora, diciamo che qua in questo paese gli piace fare le cose con calma. E quindi se siete persone non pazienti, tipo questo qua, vi conviene mettervi il cuore in pace. Noi non abbiamo nessuna fretta. Ecco che andiamo a prendere la nostra barca che si chiama Pionero.
Grazie Muchas gracias, Carlos. Hasta luego. Il buon Carlos con cui abbiamo fatto amicizia ha consigliato il lato sinistro, perché a quanto pare dal lato sinistro si possono vedere più animali. Perfetto. Questo è un candelabro disegnato nel terreno. La guida sta dicendo che ci sono più di 20 teorie su come questo candelabro si sia generato, sia stato creato dagli esseri umani, una delle quali è che sono stati i pirati. Solamente tenemos lo marino como hay poca, porque se Abbiamo appena finito il tour con la barca, visto un sacco di animali interessanti. Adesso stiamo facendo un bel giretto per il lungomare di Paracas, è pieno di ristorantini, di bar, promozione 2x1 sui drink, e qua dietro di me c'è una spiaggia interessante ed è pieno di turisti. Come vedete ho tirato fuori il cappello da esploratore perché appunto è spuntato il sole, che devo dire che picchia davvero. Tenedor con cucciara, un'invenzione incredibile. Perché ovviamente il pescato così lo riesci a infiltrare e allo stesso tempo però prendi anche il sugo. È una cosa fantastica, geniale. Sì, la domanda qui è: ma se una forchetta e un cucchiaio facessero sesso, cosa ne verrebbe fuori? Questa è la risposta. E dopo essere stati a Paracas siamo per la nostra prossima tappa, che è Ica, città in cui staremo solamente 2 ore perché dobbiamo semplicemente fare un cambio autobus che ci porterà per tutta la notte verso Arequipa, città in cui staremo ben 2 giorni. E questa è Ica. Cosa vende questo? Madonna. Questo ti sistema tutti i mali che tu possa avere, forse per sempre. E dato che siamo in tempo di giubileo, ma in realtà non so se c'entra molto, con le condizioni per ottenere l'indulgenza penale: visitare una chiesa francescana, confessarsi, partecipare, quindi fare l'Eucarestia, recitare il credo, il Padre Nostro, pregare il Papa. Ma pensa a te. E finalmente, dopo un estenuante viaggio di 10 ore che è durato tutta la notte, siamo arrivati ad Arequipa. Siamo a 2000 metri, anzi 2300 metri. Il sole batte e si sente, fa molto molto caldo, ma questa è una città che tutti ci hanno consigliato e non vediamo l'ora di scoprire. Come prima tappa andremo al mercato di San Camillo a far colazione, dopodiché torneremo in hotel, doccia al volo, e alle 2 abbiamo un tour gratis a piedi della città, che dura quanto? 2-3 ore, no? Mamma mia, questa frutta, guarda la fragole. Guarda che grossi questi mettini. 6 al chilo. 6 al chilo, quindi meno di 2 euro. E perché no mettere un bambolotto di bambino nero in mezzo alla frutta? Così. Tu senti già dall'odore, questa è proprio la zona della carne. Questa è verdura. Ah, uno vende o frutta o verdura, non le due cose assieme. Guarda, carne qua. E sopra sono tutti i ristoranti. Abbiamo appena ordinato i nostri primi 2 succhi della giornata, mi sa che ne berremo molti. Lo voy a llamar Nancy Orregoso, sería 24. E questo mercato è fantastico perché c'è, oltre al mercato, sopra dobbiamo ancora da esplorare, ma pare che ci siano tutti dei ristorantini, e anche poi
qua sotto fanno tutti il panino col chicharrón, panadas, cose da mangiare al volo. Com'è che era il tuo succo alla papaya? Lechuga, papitas y mayonesa con ají. Abbiamo capito che non ci piace la papaya. Allora, abbiamo ordinato questi due panini che si sta preparando da gentile signora qui, che si chiama sandwich de lechon, che è tipo una porchetta, cioè è una porchetta. Sì, diciamo che questo mercato effettivamente, come una persona europea si immagina un mercato in Sud America, pieno di frutta e verdura, gente che grida, casino. C'è la zona del pesce, la zona della carne, la zona della frutta e la zona della verdura separata una dall'altra. E tante patate. Gel de Suri. Una cosa verde. ¿Te duele? Véalo, pues, madrecita. Te voy a explicar. Te voy a enseñar, mi amor lindo. Permítame acá, mi amor. Hoy sufrimos del estrés, nos duele. Ya espera un ratito. Si quieres te froto la espaldita. Álzalo, mi amor lindo. Álzalo. Dice che quei vermi facciano bene alla pelle. Contro qualsiasi male dell'umore. Ovviamente, dato che siamo in Perù, va in giro per le strade proprio questi Ok, dopo questo breve intermezzo follia proviamo ad avviarci verso il monastero di Santa Catalina. Una volta lì Clara ci racconterà gentilmente la storia del monastero, vero Clara? Appunto. Eccoci al monastero di Santa Caterina e la nostra gentile Clara poi adesso ci farà l'onore di raccontarci la storia del monastero, vero? Non lo so la storia, devo ancora leggerla. Ok. Come Clara ci insegna, il monastero di Santa Caterina, fondato nel 1579, è tuttora un esempio del passato coloniale di questa città. È stato un monastero di clausura ed è tuttora ancora un monastero di clausura, in quanto una piccola comunità di monache religiose continua a vivere qui in clausura. Questo monastero conta ben 20.000 metri quadri di struttura ed è come una città dentro una città, ha le proprie mura, le proprie vie, i propri negozi. Incredibile, è una meraviglia architettonica. Il biglietto costa sui 45 soles a testa, che sono sui 12 euro, ma ne vale assolutamente la pena. Il monastero è stato costruito interamente con pietra lavica e con colori molto accesi, con toni molto accesi, che vanno dal rosso al blu. E tra l'altro gode anche di un'ottima vista sulla città. Oh, eccoci qui, buongiorno. Questa mattina sveglia alle 7:30, colazione rapida in hotel, e alle 9 abbiamo il tour gratis a piedi della città in cui ci spiegano un po' la storia, ci fanno vedere un po' le chiese e ci porteranno anche in un luogo molto interessante che si chiama Mundo Alpaca. È un'associazione in cui i turisti possono andare, o i turisti ma anche i local possono andare a toccare gli alpaca, spiegano un po' la storia di come il pelo dell'alpaca viene trattato per poi produrre i vestiti. Il fatto è che dovevamo fare il tour ieri, però ovviamente come sempre mi sono sbagliato e non ho prenotato. Quindi ho rifatto la prenotazione per oggi, tanto il tour gratis, prenotato su Civitatis, durata 2 ore e mezza. Sconto fra titani. Qui? Ehi, no, non si fa. No, se sei morbido, sei morbidissimo. Sì, super morbido. Stavo dicendo che questa nostra guida Ivan, cioè sì, ok, si vede che sa le cose, L'ex però galeotto. non trasmette molta passione, ecco, mentre le altre guide che abbiamo di solito avuto in questi tour erano molto più coinvolgenti. Invece lui sembra che racconti un po' il minimo indispensabile, ecco. Però va bene, è gratis. È gratis. Allora, qui sono le 4:30, ma il sole sta già calando. Io ne ho approfittato anche per tagliarmi i capelli, pagando la modica cifra di 4,50 euro.
non male il risultato, direi. Adesso andiamo a raggiungere Clara e ci beviamo una bella birra in una terrazza del centro. Dato che fa freddo, quelli del bar sono stati così gentili da prestarci dei ponchos. Allora, mentre Simone non c'è, volevo solo dire che questa vacanza sta essendo molto bella. Stiamo vedendo un sacco di cose belle e mangiando un sacco di cose. Là c'è il tramonto. Siamo ad Arequipa bevendo la nostra bruschegna.